Ciao amici, oggi parliamo di un'azienda, la Jacques Herbin, un'azienda francese che, come ci ricorda il nome di una prestigiosa collezione che si intitola 1670, affonda per l'appunto le sue radici nella tradizione degli inchiostri per belle arti, degli inchiostri da scrittura da parecchi secoli. E sì, insomma, non ha nemmeno bisogno di grandi presentazioni se non per ricordare che ci produce anche delle belle carte, anche qualche penna, pennino, ma soprattutto gli inchiostri per ogni tipo di applicazione artistica. Per quel che riguarda le penne stilografiche, ce ne sono di fosforescenti, indelebili, profumati. Le collezioni principali, lo abbiamo detto, 1670-1798, un'altra grande ricorrenza per l'azienda. Inchiostri in calamai da 10 ml, di quelli normali, quelli anche in flacone da 100 ml, per quelli che scrivono tanto. Oggi vi parlo però di un inchiostro, ve l'ho detto che ci sono anche quelli profumati, vi parlo oggi di un inchiostro che non è così facile da reperire sul mercato quanto bello, a me piace davvero tanto, il blu dei Minuit. E così, eccoci con il calamaio, anche se non è quello proprio del nostro inchiostro, ma è giusto per mostrarvelo, il tipico calamaio Herbin o Herbin 50 ml. Insomma, il nostro campione non è un campione di economia, è un inchiostro di qualità, un inchiostro che ovviamente si paga. È l'inchiostro buono della domenica, quello che insomma ci prendiamo e ci concediamo per metterci allo scrittoio, per scrivere, per dedicarci alla grafia. Un inchiostro, vi dicevo che sì, certo, costa un pochettino di più, però è anche sinonimo di una qualità ormai di anni e anni di sperimentazione, tradizione di questa azienda che produce inchiostri per belle arti, per tutti i gusti e in qualsiasi formato, tra l'altro. Anche gli inchiostri che usiamo per la stilografica li possiamo trovare in calamai di diverse capienze, e questo è molto, molto utile per chi consuma parecchio inchiostro. Perdonatemi. Vale la pena ricordare alcuni tra i più belli cavalli di battaglia per noi appassionati di stilografica, il Lidete, il Perle Noir, e io ci metto dentro anche certamente gli Shimmery, ma anche questo inchiostro. Un inchiostro intrigante, bello, bello perché è un po' misterioso e soprattutto, credetemi, devo ancora capire bene a quale inchiostro possa rassomigliare, quale inchiostro mi richiama, perché sembra cangiante quasi, un po' per, non tanto per la gradazione, ma per le code, per gli attacchi che diventano così più chiari, pur rimanendo nell'orbita del colore primario, che lo rendono cangiante, insomma, molto piacevole. Eccolo qua, un, un blu che sembra avere anche una vena, proprio una spolveratina di giallo che lo scalda un pochettino e che lo sposta dal blu per eccellenza, però molto gradevole, per cui dopo lo vedremo confrontato, me ne ricorda qualcuno, ma nessuno in maniera davvero evidente. Sto scrivendo con una Platinum con il pennino ultrafine UEF. La qualità di questo inchiostro non ha bisogno di presentazioni, è un inchiostro scorrevole assolutamente, guardate su un pennino così, così sottile come riesce a scrivere, come è pronto. Se dovessi dare un voto, eccolo qua, ottimo, non c'è altro da dire. E fra le altre cose l'ho provato anche su diverse carte, non è che
si trovi bene qui, però poi magari sposti la carta, cambi la carta, scrive un po' bene dappertutto ed è importante per un inchiostro riuscire anche a scrivere sopra i problemi. Lo dico a maggior ragione avendolo caricato spesso su questa penna, con la quale pare si trovi davvero molto bene. Certo, questi inchiostri non sono, lo dicevamo prima, non sono regalati, però sono degli inchiostri che hanno da offrire. Allora, guardiamo per esempio un'altra prova che ho realizzato su questa carta, una carta Clairefontaine. La rigatura è un po' violacea, quindi lo sposta appena avviene questo shift verso il blu, piuttosto che, come vi dicevo, il suo colore che secondo me strizza l'occhietto, ma appena appena con una spolveratina di giallo. Qui sembra più scuro e più determinato, anche nel tratto sottile, come potete vedere, proprio per questa rigatura violacea che c'è. Però la qualità, la possibilità di scrivere anche con un pennino extra fine come questo, che è il soft extra fine della Falcon e Labo, come vedete produce veramente una visione piacevole, non stancante, ben equilibrata, perché poi c'è anche questo, insomma, da dire quando guardiamo i nostri scritti, quando andiamo a vedere quello che è un inchiostro, deve essere sì bello, però ce ne sono molti che dopo un po' stufano, dopo un po' stancano o colpiscono, sbalordiscono, però poi invece questo, a parere mio, il mondo è bello perché è vario, a parere mio è un inchiostro di quelli interessanti. Vi faccio vedere anche l'altra prova su Rhodia col pennino ad intinzione. Come vedete la qualità, la tonalità è la stessa, ovviamente viene disposto in maniera un po' diversa, quindi troveremo una profondità un po' diversa, quella che troviamo anche con i pennini ad intinzione. Non appena si schiarisce un po' o si alleggerisce, rientriamo nello stesso mondo stilografico. E ve lo faccio vedere anche su una carta che secondo me rende pieno merito a questo inchiostro, che è l'Ecoqua di Fabriano, in particolare quella a righe, non quella quadrettata, che non so perché, cioè non so perché, sì, me lo spiego, ma insomma meglio questa piuttosto che la quadrettata. Ho presentato proprio nel video precedente il Sailor Magno con Agi e guardate anche la differenza che c'è fra i due inchiostri, giusto per dare un termine di paragone. Qui su questa carta, quella della Fabriano, che è tendenzialmente un bianco caldo, emerge nuovamente quella tonalità un po', quella venatura appena appena gialla che scalda il blu. Ecco, che diciamo che se fosse portata agli eccessi lo porterebbe verso il verde. Quindi sì, molto, molto interessante, anche me lo sto studiando ancora, dico la verità, perché non saprei bene dove classificarlo rispetto ad altri inchiostri che conosco. L'unica cosa, l'unica certezza è che è un ottimo inchiostro dal punto di vista della formulazione. È bello scriverci per questo, ed è molto, molto bello anche il riscontro visivo che si fa a posteriori. Stabile nel tempo, non ha problemi di passaggio della carta. Qui credo che la testimonianza sia proprio il fatto che, come vedete, si scrive tanto da una parte anche quando vado a fare questo e non ve ne traccia dall'altra parte. È vero anche che la Fabriano Ecoqua ha una sua consistenza. Sulla Clairefontaine, anche con un tratto doppio brow come questo qua, ogni tanto dove ho calcato di più passa, ma proprio perché come avete visto anche nelle prove precedenti è più da attribuire al pennino, che ha un flusso veramente importante. Insomma, vedete che più o meno tutti gli inchiostri, che siano più o meno, qui deve essere una prova falsata che ho fatto, infatti è cancellata, però si ripercuotono un po' anche nella facciata che sta dietro.